Hai l'intestino pigro e la pancia sempre gonfia? Ti capisco. Vieni con me per scoprire l'importanza delle fibre e ritrovare regolarità e pancia piatta. Ciao, sono Danila Anzalone, laureata in scienze motorie e massofisioterapista. Da 25 anni mi occupo di benessere e attraverso questo canale aiuto le persone ad avere uno stile di vita più sano. Ho sofferto di intestino pigro e pancia sempre gonfia e dolente per anni. Non riuscivo a risolverlo con niente. Le ho provate tutte, ma non riuscivo a trovare la soluzione, fino a che non ho capito che mi mancavano le fibre. In particolare mancavano nella mia alimentazione le fibre, perché nonostante mangiassi bene, fossi molto attenta a tutto quello che era la mia nutrizione, non bastava a colmare quelle carenze nutrizionali che purtroppo oggi tutti abbiamo, in particolare per quello che erano le fibre alimentari. Oggi voglio parlarti proprio di questo, delle fibre, perché per me sono state la chiave di svolta e spero di poter aiutare anche te. Partiamo dall'inizio. Prima cosa fondamentale per far sì che l'intestino sia libero, sia pulito e il transito intestinale sia favorevole, è importante avere uno stile di vita sano. Quindi la base è fare movimento, assolutamente, perché se stiamo fermi la situazione può solo che peggiorare. Quindi per migliorare la mobilità, no, della peristalsi intestinale abbiamo bisogno di muoverci, di far sì che il nostro corpo sia in movimento, che faccia attività fisica, anche una semplice camminata o qualsiasi altra cosa a te piace fare. Poi l'altra cosa fondamentale è bere molta acqua. Molta cosa vuol dire? Ognuno di noi ha il suo apporto idrico per far sì che il proprio corpo venga ben idratato. Dovremmo bere 1 litro ogni 25-30 kg di peso corporeo, circa, più o meno. Quindi una giusta idratazione. Ovviamente avere una sana alimentazione, creando dei piatti bilanciati, equilibrati. Quindi non ci dobbiamo sfondare di insalata, ok? Perché un po' nell'immaginario collettivo è mangio tanta insalata, non prendo peso, se devo dimagrire dimagrisco e l'intestino funziona. No, non è proprio così, perché se esageriamo comunque con frutta e verdura in quantità eccessive è ovvio che il gonfiore addominale non passa, anzi, ma l'ho fatto anch'io, è capitato anche a me, no? Mangiare quelle ciotolone, quelle scodelle megagalattiche di insalata mista con tutte le verdure, buonissima, fantastica, ma poi ritrovarsi, no? Con una pancia così. E se noi mangiamo tutto in una volta, in un pasto unico, una volta al giorno, la frutta e la verdura, non possiamo pretendere che il nostro intestino poi funzioni in modo regolare. L'importante è mangiare poco ma spesso, quindi tante volte, più volte al giorno, sia frutta che verdura, ma in piccole quantità, perché il piatto che noi andiamo a comporre per fare il nostro pasto deve essere equilibrato, ci deve essere tutto, no? Micro e macronutrienti, vitamine, minerali, fibre appunto date dalle verdure e dalla frutta, e poi ovviamente parte delle proteine, la parte dei cereali, comunque dei carboidrati, quindi un piatto equilibrato. L'ultima cosa, non meno importante, è quella di tenere sotto controllo ansia e stress. Ovviamente mi direte come faccio? È chiaro che la vita ci porta, no? A delle sfide, a tutto quello che può succedere e che ci può creare tensione, ansia e stress ovviamente. Però se noi cerchiamo di controllarla dal punto di vista fisico, proprio meccanico, del diaframma, del respiro in particolare, riusciamo a diminuire quella pressione, quella tensione che si crea proprio a volte nel plesso solare o comunque a livello diaframmatico, che crea ancora più tensione, ancora più gonfiore addominale e anche peggiora la stipsi, ok? Quindi magari la stitichezza o la difficoltà a svuotare l'intestino. Invece facendo degli esercizi di respirazione e rilassamento riusciamo a creare proprio come un massaggio sugli organi della cavità addominale, sugli organi viscerali, che crea proprio come un drenaggio anche, va a drenare, a massaggiare i nostri organi e a rilassare, e questo favorisce quindi lo sgonfiarsi dell'addome e anche il transito intestinale. Premesse queste 4 cose fondamentali, quindi acqua, movimento, alimentazione sana e respirazione per tenere sotto controllo l'ansia e lo stress, abbiamo un quadro completo per poter migliorare o risolvere il nostro problema di irregolarità intestinale e gonfiore addominale.
In questo video voglio parlarti proprio delle fibre, perché come abbiamo detto l'alimentazione è fondamentale, ma il cibo che troviamo adesso sul mercato, quello che possiamo reperire, quello che mettiamo in tavola, non è sufficiente a coprire le carenze nutrizionali, perché non riusciamo più ad assimilare dai pomodori, dall'insalata, dalla frutta, piuttosto che dalla carne o dal pesce, tutti quei nutrienti, quelle proteine, quelle vitamine che vanno a nutrire in profondità, a nutrire in modo completo il nostro organismo. Quindi abbiamo bisogno di integrare e le fibre sono una cosa fondamentale da integrare per quanto riguarda la regolarità intestinale. E non solo, perché le fibre aiutano anche nel controllo del peso o nella perdita peso. Adesso vediamo insieme, vi spiego un pochettino che cosa sono queste fibre e come si comportano. Ci sono due tipi di fibre, solubili e insolubili. Quelle solubili ci aiutano a rallentare l'assorbimento del cibo nell'apparato digerente, dandoci una sensazione di sazietà oppure placando la fame, quindi sono perfette per chi deve controllare il peso o perdere peso. Inoltre rallentano l'assorbimento di zuccheri nel sangue dopo che noi li abbiamo introdotti con la dieta e questo favorisce anche un controllo della glicemia, quindi perfetto anche per chi soffre di sbalzi di picchi glicemici. Questi tipi di fibre si possono trovare nelle mele, nelle carote, nelle arance, nei fagioli, nell'avena e nell'orzo. L'altro tipo di fibre, quelle insolubili, attraversano l'apparato digerente conservando più o meno la loro forma iniziale. Queste sono quelle che ci aiutano a stimolare il transito intestinale, quindi favoriscono la pulizia proprio dell'intestino, infatti vengono chiamate lo spazzolino da denti dell'intestino, proprio perché fungono da spazzolini, da pulizia, portano via le tossine, i grassi in eccesso, tutto quello che non serve. Quindi apporta tanti benefici anche per prevenire o migliorare la stitichezza o anche la sindrome del colon irritabile. Questo tipo di fibre si trovano nei cereali integrali, nel gran turco, nelle verdure, nel frumento e nella crusca di riso. Ma quante fibre dobbiamo mangiare ogni giorno? Se ti va, scrivimi nei commenti quante fibre mangi secondo te, quanti grammi durante la tua giornata. La quantità indicata sarebbe 25-30 grammi di fibre al giorno, sia uomini che donne, ma è molto difficile arrivare a questa quantità, proprio perché, come dicevamo prima, nel cibo non riusciamo più a strappolare, non riusciamo più ad assimilare le fibre che ci servono. Quindi ora voglio darti qualche consiglio per come aumentare la quantità di fibre durante la giornata dall'alimentazione. Ma la cosa che ti consiglio è proprio quella di integrare, come ho fatto io. Ho integrato delle fibre fuori dalla nutrizione, oltre a quello che mi poteva dare il cibo, grazie alle quali ho risolto per sempre il mio problema di irregolarità e di gonfiore e sono tornata con la mia pancia piatta e il mio intestino funziona perfettamente. Quindi per me è stato una rinascita. Quello che possiamo fare da subito è prediligere la frutta con la buccia piuttosto che succhi di frutta o spremute, perché è nella buccia che troviamo il maggior numero di fibre. Consumare anche verdure con la buccia, sia cotte che crude, mangiare cereali integrali piuttosto che quelli raffinati, utilizzare farina di avena, crusca, cereali integrali piuttosto che cereali raffinati come i cornflakes o il riso soffiato. Scegliere il pane o i cracker integrali al 100%, quindi che non contengano farine bianche, sostituire il riso bianco con quello semi-integrale o integrale, oppure con altri cereali come l'orzo, il bulgur, il miglio, che sono eccezionali per le loro proprietà nutritive. Ancora possiamo aggiungere per esempio dei fagioli o dei legumi alle zuppe, agli stufati o alle insalate. Inoltre sappiamo benissimo che mangiare frutta e verdura, come abbiamo detto, poco e spesso nell'arco della giornata, tutti i giorni, è fondamentale proprio per il nostro benessere, perché sappiamo che in teoria dovrebbero essere ricche di vitamine, di minerali, soprattutto di fibre, tutti elementi che svolgono importanti funzioni nel nostro organismo, quindi sono alimenti essenziali nella nostra dieta. E allora da oggi cosa puoi cominciare a fare? Prima cosa, fare un pochino più di movimento. Secondo, l'acqua, arrivare al giusto apporto idrico. Terzo, fare attenzione alla propria alimentazione. Tutti i micro e macronutrienti, prediligere frutta e verdura e cereali integrali e integrare le fibre. Quarta cosa, lavorare un pochettino sul respiro per muovere bene il diaframma e massaggiare gli organi interni per sgonfiare bene il tuo addome. Sono sicura che ritroverai come me la tua regolarità intestinale e la pancia sgonfia. Fammi sapere nei commenti come stai e come ti senti.
Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per restare aggiornata sui miei contenuti. Ciao!